Benvenuti su Stelle Turche Rivelate, amici del gossip turco più appassionante. Spero che stiate passando una giornata splendida, perché oggi apriamo una porta che da tempo fa rumore nei corridoi dello showbiz, un triangolo che accende i commenti, scuote i cuori e tiene tutti con il fiato sospeso. La domanda che vibra nell'aria è semplice e dirompente. Potrebbe essere Andercel il motivo della presunta frattura tra Kerem e Kanaman? È il momento di entrare nel labirinto di sguardi, mezze frasi e coincidenze che stanno alimentando questa storia che non smette di far parlare. Prima di partire, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e attivate la campanella. È qui che ogni giorno trasformiamo i sussurri in racconto e i dettagli in emozione. Il panorama dello spettacolo turco è un vulcano vivo, un tappeto rosso che continua ben oltre lo schermo. Quando poi parliamo di nomi come Andercel, Kerem, Bürsin e Kanaman, sappiamo che basta una foto, un gesto, un sorriso più lungo del solito per far scattare la scintilla dei rumor. Sono volti che hanno conquistato la Turchia e l'estero, rubando l'occhio con talento, carisma e quella bellezza che si fa racconto. Andercel, icona di fascino e bravura, è spesso finita al centro di voci su presunte frequentazioni. Kerem Bürsin, con il suo stile rilassato e la presenza luminosa, non passa mai inosservato. E Kanaman, il volto che ha sedotto l'Italia e oltre, è sinonimo di magnetismo, progetto dopo progetto, apparizione dopo apparizione. Su questo palcoscenico affollato di aspettative si innesta la voce più chiacchierata, la presunta rivalità tra Kerem e Kanaman. Non c'è mai stata una missione frontale, nessun confronto esplicito, eppure da tempo la stampa di settore e i social alimentano il racconto di una tensione sotterranea. Allusioni interpretate come frecciate, paragoni infiniti, silenzi gonfiati fino a sembrare clamori. È così che nasce e cresce una narrativa di duello. E, nel mezzo, si staglia il nome di Andercel. Perché proprio lei? Perché al fianco di Kerem, in Sankal Cup, ha costruito un'alchimia che è andata oltre il copione, trasformandosi in una storia vissuta e amatissima dal pubblico. Quella relazione, capace di accendere milioni di sogni, quando si è infranta ha lasciato un'eco che non si è ancora spenta. Dove entra, allora, Kanaman in tutto questo? Kanaman è stato più volte accostato ad Andercel tra indiscrezioni su incontri, scambi di messaggi, possibili collaborazioni. Ed è proprio qui che il filo della trama si annoda, perché nella cassa di risonanza dei media ogni collegamento diventa contesto, ogni sorriso diventa ipotesi e ogni progetto diventa scintilla. Se Ande con Kerem è stata una coppia pubblica e adorata, e se Ande viene anche solo intravista vicino a Khan, il paragone diventa inevitabile, almeno nella percezione collettiva. I sostenitori di Kerem, affezionati alla favola che hanno visto nascere e, in qualche modo, non smettono di custodire, potrebbero non accogliere di buon grado l'idea di un avvicinamento tra Ande e Khan. E pensate al peso di un fandom come quello di Kanaman, abituato a difendere la propria stella con la passione che si riserva alle leggende. Andando per ipotesi, una teoria vuole che Kerem Bürsin possa provare una fitta di gelosia o un residuo di orgoglio se Ande è accostata a Kanaman. Le separazioni raramente sono un gesto semplice, e quando restano sentimenti, ricordi, o anche solo la volontà di proteggere ciò che è stato importante, la competizione può diventare un riflesso naturale. I media inseguono titoli succosi, basta una distanza non spiegata tra Kerem e Khan, oppure una risposta sfumata, per far esplodere il caso. Qualunque gesto si trasforma in indizio, qualunque pausa diventa sottotesto. È un gioco di percezioni più che di parole, ma proprio per questo ancora più infiammabile. C'è però un'altra possibilità, la faida potrebbe esistere più nei racconti del pubblico che nella vita dei protagonisti. Nel mondo dello spettacolo le storie si costruiscono anche con ciò che la gente vuole vedere. Se Andercel e Kanaman sono due figure al centro del desiderio collettivo e, in qualche modo, le loro orbite si sfiorano, è naturale che attorno a loro nascano narrazioni piene di battiti accelerati. Se poi tra i fan di Kerem e Ander esiste la speranza di un ritorno, qualunque altro uomo vicino a lei diventa un antagonista ideale. Ecco allora una danza in cui le proiezioni del pubblico hanno quasi il peso della realtà, una sinfonia di aspettative che riempie i silenzi con parole non pronunciate. Guardiamo la faccenda dal punto di vista di Kanaman. Se davvero esistesse interesse verso Andercel, allo stesso tempo, una consapevolezza dell'esistenza di Kerem sullo sfondo,
Potrebbe nascere una competizione silenziosa, di quelle che vivono negli incroci di sguardi durante un evento, in una breve pausa di intervista, in un commento social travisato dal contesto. Non servono toni accesi perché si accenda la fantasia di chi osserva. Basta uno scatto, un tweet, una frase a metà per costruire mondi interi. E quando parliamo di Kahneman, entra in gioco anche l'eco della coppia che il pubblico ancora ricorda con una punta di nostalgia, quella formata con Dimet Özdemir. Proprio il legame scenico e mediatico tra Kahneman e Dimet, così forte e amato, rende ancora più facile che ogni presunta vicinanza di Khan con un'altra attrice venga misurata con quell'ago emotivo. E Andercel come vive tutto questo? La sua statura pubblica implica esperienza nella gestione dell'attenzione, eppure anche gli artisti più navigati conoscono il peso della pressione. Saper camminare tra voci, supposizioni e flash non significa non sentire la fatica di dover dimostrare, ogni volta, di non essere ciò che gli altri dicono. C'è chi mormora che lei preferisca ignorare il rumore, concentrandosi sul lavoro, lasciando che sia il tempo a fare chiarezza. E c'è chi è convinto che, a volte, possa perfino sorridere di fronte alla confusione, consapevole di quanto sia diventata centrale nell'immaginario collettivo. In ogni caso, la bussola è l'equilibrio, e quello non è mai scontato quando tutto il mondo ti guarda. Se ci mettiamo nei panni del tifo più fedele a Kerem, è naturale desiderare per lui un lieto fine, magari proprio il ritorno di fiamma con Hande. E vedere Hande vicina a Khan può scatenare un senso di tradimento che diventa commento, che diventa hashtag, che diventa tendenza. Lo stesso accade al contrario. I sostenitori di Kahneman sono pronti a difenderlo con forza, e non esitano a individuare in Kerem, o nei suoi fan, la fonte della tensione. È un pendolo emotivo che non si ferma mai. Ma attenzione alle parole, faida è un termine pesante. Esiste davvero una guerra? O, più realisticamente, stiamo assistendo a una sottile contesa simbolica, fatta di non detti, di spazi mediatici contesi, con Andercel al centro come un sole attorno a cui ruotano pianeti curiosissimi. Anche le interviste, se ci pensate, diventano teatro di interpretazioni. Di fronte a domande su ex partner o presunti rivali, gli attori spesso indossano la diplomazia come un abito elegante. Risposte generiche, sorrisi cortesi, cambi rapidi di argomento. Eppure c'è sempre chi, sguardo allenato, coglie in quelle sfumature un intero romanzo. Un ci stimiamo può essere letto come distanza, un preferiamo non parlarne come conferma. È l'arte dell'implicito, e i social amplificano tutto. Un trend diventa rito, una battuta diventa titolo, una foto diventa narrazione. In mezzo a questo vortice, il ricordo della complicità tra Kahneman e Dimet Özdemir continua a vibrare, come una nota che rende ogni nuova melodia più carica di attese e confronti. Non dimentichiamo la possibilità più romantica, e se tra Andersel e Kahneman ci fosse davvero stata un'attrazione, un'intesa appena accennata? Se così fosse, e se Kerem portasse con sé qualche emozione non ancora del tutto dissolta, allora la storia avrebbe basi più concrete. Ma anche al di là del cuore, c'è la scena professionale, progetti, ruoli, registi. Se Kerem e Kahneman mirano a palcoscenici simili, la contesa potrebbe spostarsi sul campo del lavoro. Un ruolo ambito, un contratto prestigioso, un regista conteso, è abbastanza perché la narrativa mediatica aggiunga strati su strati. E la presenza di Hande, al centro dell'attenzione, trasformerebbe ogni sfumatura in evidenza, ogni coincidenza in intreccio. Alla fine, conviene ricordare che ciò che arriva al pubblico è spesso un'immagine montata, una versione drammatizzata della realtà. Le vite degli attori sono fatte di sfumature, di equilibri, di contraddizioni. L'idea che Andersel sia il motivo di una frizione è una scorciatoia narrativa, utile a rendere la storia più avvincente, ma pericolosa se prende il posto della complessità. Certo, la sua centralità è indiscutibile, amata, osservata, collegata a entrambi. Ma trasformare questa centralità in colpa sarebbe ingiusto. Forse la verità è più semplice e più umana. Emozioni che si rincorrono, carriere che si toccano, aspettative che rimbalzano tra pubblico e stampa. Riavvolgiamo il nastro. Oggi abbiamo ripercorso la teoria più in voga, che Andercel possa essere il punto focale della presunta rivalità tra Kerem e Kahneman. Abbiamo ricordato la magia creata con Kerem in Senkal Cup e l'amore reale che ne è scaturito, il suo epilogo e l'eco lasciata nei cuori. Abbiamo osservato le voci su una vicinanza con Kahneman,
tra incontri suggeriti e progetti sussurrati. Abbiamo provato a capire se c'entrino gelosia e orgoglio, se la stampa gonfi le vele di questo vento, se i fan, con la forza di un mare in tempesta, muovano le correnti dei social. E abbiamo riconosciuto il riflesso di una coppia che pesa ancora nell'immaginario legato a Cannes, quella con Dimet Özdemir, capace di dare a ogni nuovo accostamento un sapore di paragone inevitabile. La verità assoluta? Forse sfugge di mano proprio perché non è fatta per stare in un titolo. E allora resta questa domanda, sospesa e brillante. Siamo di fronte a un braccio di ferro reale o a una suggestione alimentata da occhi che vogliono vedere ciò che sperano? Quello che sappiamo è che le stelle che seguiamo hanno diritto al loro orizzonte privato, e noi abbiamo il privilegio di emozionarci per i loro racconti senza trasformarli in sentenze. Ci piace credere che, tra sorrisi e silenzi, ci sia un confine di rispetto. E che, al di là dei titoli, il cuore continui a essere la parte più vera di questo mestiere. Adesso tocca a voi. C'è davvero una guerra tra Kerem e K, o stiamo solo leggendo troppa tensione nelle ombre? Pensate che Ande sia la causa scatenante oppure un simbolo su cui proiettiamo desideri e paure? Scriveteci tutto nei commenti, sapete che vi leggiamo uno a uno e che le vostre opinioni sono la linfa di stelle turche rivelate. Se questo tuffo nel dietro le quinte vi è piaciuto, lasciate un grande like, condividete con chi ama le grandi storie e, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi per non perdere i prossimi intrecci. Grazie per essere rimasti con noi fino alla fine. Ci vediamo nel prossimo video, sempre qui, dove le stelle raccontano la verità che il red carpet non può nascondere.